chiedi a noi che siamo tue creature e circo del grangiule che manto tuo regale ci segni che servire e regnare. Pietro aveva avuto il coraggio di seguire Gesù, anche se da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Era entrato dentro il cortile e si era seduto in mezzo ai servi per vedere la fine di quello che stava succedendo. Mentre nel palazzo del sommo sacerdote avveniva l'interrogatorio di Gesù, fuori Pietro se ne stava seduto nel cortile e viene sorpreso da una giovane serva che gli fa non una domanda, ma una osservazione. Sembra riconoscerlo. Anche tu eri con Gesù, il Galileo. C'è una forte sottolineatura nel racconto di Matteo della connotazione regionale. Gesù è qualificato prima come il Galileo, poi come il Nazareno. In ogni caso è legato ad una regione ben precisa della Terra Santa e la motivazione è probabilmente dovuta all'accento, alla pronuncia, alla caratteristica fonetica che riconosce l'appartenenza ad una regione piuttosto che ad un'altra. Pietro si è mescolato con i servi nel cortile, ma è riconosciuto come un Galileo. E questa giovane ragazza, che non ha nessun ruolo sociale, lo identifica come uno che era con Gesù. Il coraggio di Pietro improvvisamente sparisce. A parole era stato pronto a seguire Gesù fino alla morte. Adesso, senza che ragioni molto, istintivamente Pietro nega di conoscere Gesù. Davanti a tutti dice a quella giovane serva: non capisco che cosa dici. La prima negazione è generica. Fa finta di non capire quello che gli è stato detto, ma ha negato. Il verbo che l'Evangelista adopera dovrebbe essere anche tradotto con rinnegare. È un verbo che ritorna nelle parole di Gesù e in diversi discorsi apostolici. Fu un pericolo per la prima comunità cristiana, quella di rinnegare la fede nel Signore Gesù, per paura, per evitare le persecuzioni, per non affrontare le difficoltà che la nuova fede comportava. Gesù stesso, in un suo detto, aveva minacciato di non riconoscere davanti al Padre suo chi lo avesse rinnegato. Invece Gesù chiede di rinnegare se stessi per poterlo seguire. Pietro a parole era pronto, lo spirito sembrava disponibile, ma la sua carne si rivela debole e adesso non rinnega se stesso, non dice di no al suo istinto di conservazione, alla sua paura, ma rinnega il Maestro, nega di capire quella relazione. Spaventato, Pietro cerca di uscire da quell'ambiente chiuso dove si sente scoperto. Cerca di muoversi verso l'atrio per andare fuori, ma lo vede un'altra serva che non dice a lui
ma agli altri lì presenti, costui era con Gesù il Nazareno. Ancora l'insistenza sul essere con Gesù. E Pietro di nuovo rinnega, dice di no, aggiungendo un giuramento, aggiungendo un'altra menzogna: non conosco quell'uomo. La prima volta si era accontentato di dire che non capiva il discorso. Adesso peggiora la situazione in due modi. Aggiunge un giuramento, che è uno spergiuro, e afferma di non conoscere quell'uomo, che invece conosceva molto bene. Gesù aveva raccomandato ai suoi discepoli nel discorso della montagna di non giurare affatto, ma di dire semplicemente sì e no, in modo coerente e trasparente. Anche in questo caso il discepolo Pietro non ha imparato dal Maestro, non lo ha ascoltato, non sta mettendo in pratica l'insegnamento. Attirati dalla osservazione di quella serva, i presenti fanno cerchio intorno a Pietro, lo guardano bene, lo identificano e contestano la sua negazione. È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce, hai una chiara parlata da Galileo, quindi devi essere uno di loro, cioè uno dei discepoli del profeta che viene dalla Galilea, di quello che si presenta come il Messia, il figlio dell'uomo. Per la terza volta Pietro dice di no. Cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. Ripete la stessa menzogna con l'aggiunta di un ulteriore giuramento falso e una serie di imprecazioni. Pietro sta perdendo la pazienza, ha esagerato e un peccato tira l'altro, non ragiona più, è fuori di sé, sta negando il suo maestro, sta rinnegando tutta la sua esperienza. E subito un gallo cantò. Sta per venire giorno, il gallo indica con il suo canto lo spuntare della luce e in quel momento Pietro si ricordò della parola di Gesù. Il canto del gallo rinnova la memoria del discepolo. Quella parola che era stata sepolta e dimenticata ritorna nel cuore di Pietro. Poco tempo prima, in quella sera tragica, il maestro gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È proprio quello che Pietro ha fatto. Improvvisamente quel canto del gallo lo fa sentire peccatore, traditore, è il debole che è caduto. La sua carne fragile si è rivelata in tutta la debolezza umana. Uscito fuori, pianse amaramente. Era entrato per seguire il maestro, adesso esce fuori, scappa e piange. Piange amaramente il suo peccato, riconosce con amarezza la propria debolezza. È un quadro doloroso e importante che gli evangelisti ci conservano per ricordare come il discepolo su cui Gesù ha contato per costruire la sua Chiesa, il discepolo che è stato costituito roccia di fondamento, sia in realtà molto fragile. L'unico fondamento è il Cristo. Solo Lui è la pietra solida su cui
si basa la Chiesa. E ogni discepolo, a cominciare da Pietro, sperimenta la propria debolezza ed è necessario che pianga amaramente i propri peccati. La meditazione di questo episodio della passione di Gesù ci porti a ricordare più spesso le parole del Maestro e a imparare anche noi a piangere amaramente i nostri tradimenti tutte quelle volte in cui abbiamo detto di no al Signore. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente.